Sotto la guida delle 7 stelle che si susseguono nella volta celeste, è stato tramandato di generazione in generazione per 1800 anni l'Okuto Shinken, un kempo arcano e micidiale che mediante la concentrazione della propria energia ai colpi e la pressione dei punti segreti presenti nel sistema circolatorio dell'organo nemico è in grado di distruggere il corpo di questi dall'interno. A causa del potere distruttivo di quest'arte marziale, il compito di custodirla è affidato ad un unico successore attraverso la successione in linea di discendenza diretta da padre in figlio. Il mondo di Hokuto no Ken è letteralmente un inferno, in cui, tra le vaste fiamme di un conflitto nucleare, la popolazione mondiale è stata quasi del tutto decimata. Il pianeta ha assunto l'aspetto di una landa desolata, con frequenti piogge acide che rendono impossibile il perpetrarsi della vita. L'uomo, privato di ogni comodità, di ogni tecnologia, moderna o primitiva che sia, persino dei propri ripari, viene riportato allo stato di natura, ma tale natura non è in qualche modo accogliente o pronta a soddisfare i più basilari bisogni di sopravvivenza, bensì, a causa dello stesso uomo, è più ostile di quanto non sia mai stata. La terra è divenuta una madre dal seno avvizzito. Eppure, il famoso «tuttavia la razza umana era sopravvissuta» sottilmente ci suggerisce che, in un simile contesto, i sopravvissuti in quest'era disastrata si riuniscono in piccole comunità, formano piccoli villaggi, si adoperano per cercare di riprendere in mano le redini della vita, ma la violenza, brutale, estrema, quel lato oscuro dell'essere umano, non solo continua a restare in auge, ma diviene l'unico mezzo per cercare di sopraffare i deboli ed imporsi come i padroni sull'altrui vita. Da un punto di vista filosofico, l'interpretazione più adatta che possiamo dare a questa panoramica è una lotta tra Locke e Hobbes. Se il primo considerava l'essere umano una creatura sociale e razionale e indirizzata alla ricerca della pace, e che quindi, nell'opera di Hara, la possiamo evincere nell'uomo che cerca di ricostruire la vita, anche in quell'ambiente ostile, nonostante non ci sia qualcuno che li governi dall'alto, che ovviamente non sia il capovillaggio, che qui resta sempre una figura di saggio. Dall'altra parte, a contrapporsi abbiamo la pessimistica filosofia hobbesiana. Per Hobbes, infatti, lo stato di natura è qualcosa di poco auspicabile. Quando gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga in soggezione, si ha lo stato di guerra, di ogni uomo contro ogni altro uomo. Ed ecco appunto che questa concezione in Hokuto no Ken la possiamo vedere ogni volta che qualcuno, armato del suo piccolo o grande esercito, cerca di imporsi sui più deboli. Probabilmente è Rao la massima espressione di questa filosofia, ma fortunatamente ci sono anche uomini che divengono la voce dei più deboli, coloro che sono pronti a immolarsi per gli altri, uomini capaci di opporsi alle angherie, non solo con lo scopo di dominare il prossimo, ma con quello di lasciare la possibilità di vivere la propria vita. Ho vissuto per gli altri, ma non rimpiango niente. Queste furono le ultime parole di Rei, l'uccello d'acqua di Nanto. La Sacra Scuola di Nanto, per molti versi è contraria, o per meglio dire complementare, a quella di Hokuto. Se l'arte di Hokuto si concentra nel distruggere i corpi dall'interno, quella di Nanto mira a distruggerli dall'esterno. I praticanti imparano a rendere il proprio corpo duro come l'acciaio, in modo da distruggere qualsiasi cosa, tramite colpi come affondi e tagli che fanno leva sulla pressione dell'aria. Nanto è praticata da 108 scuole divise in 6 stili principali, il che dà vita a un gran numero di tecniche.
Le due scuole sono così legate al punto che Ken e Shin non avrebbero potuto combattere tra loro. Quest'ultimo però, sobillato da Jagger, lo attacca per rubargli la sua fidanzata Yulia. Da background, Okuto e Nanto sono le due più potenti arti di assassinio cinese. I suoi 6 principali esponenti, detti 6 guerrieri sacri di Nanto, Nanto Rokuseiken, sono protetti ciascuno da una stella della costellazione di Nanto, appunto. Le loro tecniche aeree, a eccezione di quelle del sesto guerriero, sono ispirate a un uccello simbolico. Gli stili minori di Nanto, a differenza di Okuto, contemplano il ricorso alle armi bianche. Rei è il guerriero di Nanto protetto dalla stella del dovere. Quando Jagger uccise i suoi genitori e rapì sua sorella Airi, Rei intraprese un viaggio solitario, abbandonando la propria umanità. Assieme a un bandito di nome Yu, raggiunse la città di Asgarzul, dove molte donne venivano protette dalla violenza. Dopo aver passato la notte con la regina Eva, questi viene trovata morta il giorno dopo. Rei è costretto a fuggire, siccome la donna presenta ferite inferte con lo stile di Nanto, e scopre che un praticante di nome Zan pianifica di prendere il potere. Yu si rivela essere una ragazza e la sorella adottiva di Eva. Rei si scontra con Zan, ma questi viene eliminato da Rema di Al-Qaid, che lo sfida a duello. Il combattimento viene interrotto dall'arrivo delle forze di Rofu, il maestro di Rei e vero assassino della regina. Rofu prende il possesso della città e Rei viene allontanato con un trucco, al fine di aver campo libero con le donne. A questo punto Rei affronta Rofu e riesce a sconfiggerlo con l'Ishu Akurei. Il maestro rivela di aver ucciso Eva su sua richiesta in modo che lui potesse avere lo scontro decisivo per la successione a Nanto e Yu potesse assurgere al trono di Asgarzul. Successivamente, ben presto si alleò con Kenshiro, reputando vantaggioso mettersi dalla parte del più forte. Il clan della Zanna, minacciando sua sorella, lo costrinse a combattere contro Ken, ma i suoi ingannarono, colpendosi a vicenda dei punti vitali tali da farli cadere in uno stato di morte apparente. Dopo aver sconfitto i nemici, Rei poté ricongiungersi con sua sorella. Di fatto, a questo punto della storia, Rei divenne così uno dei più fidati alleati di Kenshiro. Lo aiutò a scoprire Amiba, che si spacciava per Toki al villaggio dei miracoli, e lo accompagnò a Cassandra per liberare il vero Toki. Tornato al villaggio di Mamiya, che era stato invaso, combatté contro Gallon per affrontare poi niente poco di meno che Rao. Questi purtroppo lo colpì mortalmente, lasciandogli soltanto 3 giorni di agonia. Dopo aver salvato Mamiya al villaggio della medicina, scopre che questa una volta era una prigioniera di Yuda. Decide quindi di indirizzare le sue ultime energie allo scopo di vendicare l'onore di Mamiya. Toki riesce a prolungare la sua vita di un ulteriore giorno, premendo gli opportuni punti vitali, che come effetto del trauma portano i suoi capelli a cambiare colore. Nel corso dell'ultimo scontro con Yuda, Rei riesce a sopraffarlo, ricorrendo all'Ishu Akurei, lo splendore dell'aquila bianca. A questo punto invita Kenshiro a coltivare la speranza di un futuro migliore e si ritira per risparmiare ai suoi cari la visione della sua morte raccapricciante. Dopo di ciò, Kenshiro erige una pira funeraria per il suo amico caduto. Stella del martirio, stella del dovere o della giustizia, stella del tradimento, stella della benevolenza, stella dell'imperatore, quindi del dominio, stella dell'amore materno. Ogni astro della costellazione di Nanto rappresenta un aspetto della natura umana ed ogni guerriero protetto da tale stella vivrà la sua vita devoto al valore che essa rappresenta. Rei è il dovere e la giustizia. Egli un personaggio filosoficamente romantico, quasi cavalleresco mi verrebbe da dire. Una figura che affascina per via della sua eleganza nel combattimento. Ogni tecnica sembra essere quasi una danza.
Un uomo che ha vissuto la sua vita per adempiere al suo compito, appunto un dovere nei confronti altrui, un dovere fraterno familiare nei confronti della sorella, il dovere dell'amicizia nei confronti di Kenshiro, il dovere del guerriero a protezione dei più deboli e quello dell'amore nei confronti di Mamiya. Per come la vedo io, è un personaggio che si afferma verso la fine. A primo impatto, a inizio della storia, Rei non ha qualcosa che lo rende tanto speciale o diverso dagli altri, man mano però, nel breve periodo del suo arco narrativo, comincia a svilupparsi portandoti ad empatizzare maggiormente con lui, culminando, secondo il mio punto di vista, nello scontro con Rao e quindi l'inizio del suo calvario, che ha strappato così tante lacrime virili dai nostri occhi. Un'altra impressione che Rei mi ha sempre dato è quella dell'amico ideale di Kenshiro. Nel corso della storia, l'uomo dalle 7 stelle avrà a che fare con decine di personaggi dal destino tragico, nemici rivalutati e brevi compagni di viaggio. Eppure, non so se concordate anche voi, l'immagine del successore di Okuto, affiancata da quella del maestro del Nanto Suichoken che le fa da spalla, resterà sempre indelebile nella mia memoria. Anzi, azzarderò a dire una cosa che penso e per la quale forse mi odierete. In alcuni momenti, sempre considerando la brevità della sua storia, Rei ha davvero quasi rischiato di oscurare la figura di Ken, che in effetti, se ci fate caso, passa quasi in secondo piano proprio nel momento in cui si decide di dare più spazio narrativo a Rei. Ripeto però, è solo l'impressione che ha dato a me. La grandezza di Rei sta nel suo senso di giustizia e nel suo dovere. Non è tanto la rettitudine o la pietà a contraddistinguerlo, di cui la massima espressione rimarrà Toki, ma il compiere un dovere, portare a compimento uno scopo. Nonostante Rao lo condanni a soli 3 giorni di vita, nelle più atroci sofferenze che lo avrebbero più volte portato a sperimentare la morte rischiando di impazzire, egli, venuto a conoscenza del passato di Mamiya, sa che la donna non potrà mai liberarsi dai suoi demoni del passato e da quel destino se qualcuno non deciderà di porre fine. E per amore, vero e puro per quest'ultima, sarà pronto a rischiare il tutto per tutto pur di allungare la brevità della sua vita al solo scopo di renderla libera. La libertà della donna amata, spezzare le sue catene per poterle finalmente dare modo di vivere la sua femminilità come meglio crede, diviene lo scopo, l'ultimo dovere da compiere prima di morire, il culmine del suo destino. Sa benissimo che presto morirà, ma questo non gli importa. Vivere quel poco che gli resta per poter rendere libera una persona di vivere la sua vita è forse il massimo esempio di valore, di sacrificio, di amore. E se ne va lontano dagli occhi, affinché i suoi ultimi momenti non rechino sofferenza alle persone a lui care. Rei è stato uno dei tanti eroi del capolavoro immortale di Tetsuo Are Buronson, che nel suo passaggio ha saputo darci una grande lezione di vita. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Ringrazio Corrado Drago, Freyer di Parliamo Nerd e Ilario Gobbi per aver partecipato a questo video. Noi ci vediamo al prossimo e che le stelle di Okuto veglino su di voi.